Più passa il tempo, più si indaga il passato e più si fa sempre più realistica l'idea che le civiltà antiche fossero più avanzate di quanto ci è stato sempre detto. Testi antichi come la Bibbia, i Veda indiani o le tavolette sumere ci svelano una storia molto diversa da quella che ci è stata sempre raccontata. Si fa riferimento in questi testi, infatti, ad una tecnologia conosciuta da noi solo in parte. Nell'epopea di Gilgamesh, nella Ramayana e nel libro di Ezechiele sembrano esserci descrizioni di oggetti tecnologicamente avanzati o volanti. Tutto questo fa parte della cosiddetta teoria degli antichi astronauti, detta anche teoria del paleocontatto o paleoastronautica, che ipotizza un contatto avvenuto tra qualche civiltà extraterrestre e le antiche civiltà terrestri, quali i Sumeri, le civiltà dell'India antica, le civiltà precolombiane e gli Egizi. Ho tenuto per ultimi gli antichi egizi, proprio perché è di loro che parleremo in questo video. La piramide di Cheope, o Khufu, meglio conosciuta con il nome di Grande Piramide, è sempre stata considerata una tomba. Ma è davvero così? Prende sempre più piede l'ipotesi che in realtà si trattasse di qualcosa di diverso. Vediamo di capirlo assieme. Essa si trova a Giza, a 20 minuti dal Cairo. È la più antica delle 7 meraviglie ed è arrivata a noi non in stato di rovina. Al suo interno non è stato trovato né il feretro e né il corredo funerario del faraone Cheope. Alta circa 140 metri, è formata da almeno 2.300.000 blocchi di calcare e granito, ciascuno del peso di circa 2,5 tonnellate. Secondo gli egittologi, fu edificata in circa 23 anni. Ciò vuol dire che è stato posizionato un blocco ogni 3 minuti, giorno e notte, per oltre 20 anni. Sembra alquanto incredibile tutto ciò, soprattutto se si considera che oggigiorno noi non abbiamo la tecnologia per costruire qualcosa di simile. Se aggiungiamo che i blocchi sono disposti con una precisione estrema da non permettere neanche ad uno spillo di passare, il mistero si infittisce ancora di più. Aggiungiamo che la sua coordinata, che è di 29.9792.458 gradi nord, coincide con la velocità della luce nel vuoto, che è di 299.792,458 km al secondo. Infine, le 3 piramidi di Giza, ovvero la Grande Piramide e le piramidi di Chefre e Micerino, sono allineate con la cintura di Orione. Da studi non troppo recenti è emerso che la piramide di Cheope sarebbe stata realizzata con una serie di materiali conduttori ed isolanti e fu costruita su un terreno che presenta un elevato tasso di radioattività naturale e correnti telluriche. Sul vertice della piramide vi era una punta in oro, chiamata Pyramidion, in grado di combinare questa energia con le radiazioni cosmiche, producendo così energia elettrica e trasmettendola wireless, senza fili, a tutto l'Egitto. Vediamo come funzionava. Le punte in oro attraevano l'energia. Questo metallo è infatti il miglior conduttore di elettricità al mondo. Nella struttura interna della piramide di Cheope vi era una grossa galleria con 3 camere, di cui una sotterranea, mentre tutte le altre piramidi hanno 2 camere di cui una sotterranea. Tutte queste camere sono prive di ogni iscrizione e dei tipici dipinti tombali presenti invece nel resto dell'Egitto. La camera del re all'interno della grande piramide è larga poco più di 5 metri e lunga 10 metri e mezzo e vi si accede attraverso un condotto alto poco più di 1 metro. Quello che si dice sia il sarcofago di Cheope è lungo 2,28 metri, alto 1,05 metri e largo 98 centimetri. A stento sarebbe potuto passare, soprattutto nella parte iniziale della galleria d'ingresso, larga appena 97 centimetri. Non sarebbe entrato poi accompagnato dai suoi sacerdoti, che avrebbero dovuto strisciare inginocchiati. Non si tratterebbe quindi di tombe, ma di un complesso di potentissime centrali di energia,
Non sappiamo dire con certezza di che tipo di energia si trattasse, atomica, elettrica, magnetica o forse altro, ma possiamo affermare che sul nostro pianeta, prima dell'arrivo dei faraoni, si faceva uso di questa energia, che il popolo egizio, venuto dopo, ha ereditato. È interessante sottolineare che visitando le piramidi, le tombe e le pitture non c'è traccia di fuliggine o torce o appoggi per quest'ultime, non ci sono segni del fumo. Il popolo egizio, con questa energia, illuminava i propri templi, faceva funzionare meccanismi e macchine elettriche e chissà cos'altro, rimasto sepolto nella profondità del deserto o altrove. Si suppone che tutte e 3 le piramidi di Giza fossero adibite alla produzione di energia e che quindi facessero parte di un unico complesso. La piramide di Cheope era quella principale. Al suo interno esiste un tunnel di entrata, come già accennato, largo 97 cm, che dopo parecchi metri si trasforma nella grande galleria, lunga più di 38 metri, con un soffitto a spioventi alto 8,53 metri circa e più stretto in cima, la cui forma ricorda quella di un trapezio. Come funzionavano queste piramidi? Con lo Z. Esso è raffigurato in tutte le pitture ed è uno dei simboli più sacri dell'antico Egitto. È conosciuto anche come la colonna dorsale di Osiride ed ha la forma di un pilastro con in cima dei pioli orizzontali che possono essere 3, 4 o 5. Recentemente è stato trovato uno Z nel cuore della piramide di Cheope. È stato scoperto dall'ingegnere italiano Mario Pinkerle, grande studioso delle piramidi, secondo il quale fa parte della struttura stessa della piramide ed è stato inserito durante la costruzione. La parte alta del pilastro è formata da 5 enormi lastroni di granito messi in orizzontale, separati da camere di scarico e posti sopra la camera dove si trova il sarcofago, ovvero la vasca in granito rosa, che è il cuore dello Z. È come un enorme traliccio dell'alta tensione ed è del tutto simile ai condensatori elettrici di oggi. L'ingegnere ha raccontato anche la sua personale esperienza vissuta quando si calò volontariamente nella vasca rosa. Una volta dentro, egli perse completamente il senso del tempo e quando uscì, pensando di esserci rimasto alcune ore, scoprì che in verità erano passati solo pochi minuti. Ricordiamo che il granito è un materiale conduttore di elettricità, perché contiene al suo interno molti cristalli di quarzo, elemento presente oggi in tutti gli oggetti elettronici. Le dimensioni della vasca rosa sono inoltre molto compatibili con quelle dell'Arca dell'Alleanza, citata nella Bibbia, che era costruita in legno e rivestita d'oro e con 2 cherubini in cima. Chiunque la toccasse senza le dovute precauzioni moriva folgorato. Secondo studi recenti si è stabilito che con molta probabilità fosse un generatore di energia e un sistema di comunicazione a distanza, perché dall'alto usciva la voce di Yahweh, il Signore. Si suppone quindi che l'arca venisse collocata nella vasca rosa e azionandola forniva l'energia a tutto lo Z, che l'amplificava con l'aiuto del piramidion in oro, posto sulla cima della piramide, che come abbiamo detto attraeva energia cosmica dal cielo. Tutto il sistema era protetto da blocchi interni ed esterni della piramide che sono in calcare, un materiale isolante. Le 3 piramidi erano con molta probabilità delle centrali elettriche e dei sistemi di comunicazione a distanza. Alla luce di queste teorie, diventa ora comprensibile il motivo per cui gli egizi inseguirono gli ebrei nel deserto durante la fuga. Avevano forse rubato qualcosa di fondamentale per la sopravvivenza del loro popolo? Un altro elemento che confermerebbe la presenza di energia elettrica in Egitto si trova a Dendera, nel tempio della dea Hathor, in una cripta oggi chiusa al pubblico, dove sono scolpite su una parete le famose cosiddette lampade di Dendera. Per l'archeologia ufficiale si tratta del serpente primordiale che nasce da un fiore di loto, ma secondo altri questi oggetti ricordano molto i tubi di Crookes, apparecchi in grado di emettere radiazioni. C'è un'altra teoria ancora più incredibile che afferma che si tratterebbe in realtà di un apparecchio in grado di emettere frequenze sonore molto basse
che riescono a staccare dal corpo delle persone la parte animica, la nostra parte immortale. Per quale motivo? Lo spiegherò, se vi interessa, in un altro video. Il primo a sostenere che le piramidi potessero essere delle centrali elettriche fu Nikola Tesla, il quale, dopo vari studi, il 23 luglio 1901 a Colorado Springs iniziò la costruzione della torre di Wonder Cliff, proprio per ricreare il meccanismo delle piramidi. Realizzata in legno, era alta 57 metri, pesava 60 tonnellate e aveva sulla cima un elettrodo in rame di 35 metri di diametro. Era destinata alla telefonia commerciale senza fili attraverso l'Atlantico e alla radiodiffusione. Il genio croato era convinto che fosse possibile trasmettere energia elettrica in tutto il mondo, senza l'uso di fili, wireless direbbero gli anglofoni, utilizzando la Terra come conduttore, e così modificò il progetto, inizialmente finanziato dal magnate JP Morgan, che investì $150.000 nella struttura, e poi si aggiunsero altri industriali. Quando però Morgan seppe della modifica, ritirò i finanziamenti, poiché la nuova tecnologia avrebbe danneggiato il suo monopolio sul rame, a quei tempi utilizzato in larga parte per la trasmissione dell'energia elettrica. La torre fu demolita nel 1917. Non sappiamo quindi se è davvero possibile creare e trasmettere energia in tutto il pianeta senza fili. Due scienziati russi, qualche anno fa, hanno costruito una torre simile in miniatura e sembra siano riusciti nell'impresa. Essa però non viene utilizzata per i notevoli costi di manutenzione. Che idea vi siete fatti voi di tutto questo? Siamo davvero così avanti rispetto ai nostri antenati o abbiamo ancora molto da imparare per raggiungere il loro livello? La storia va quindi riscritta e se sì, perché ci hanno mentito per così tanto tempo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale.